Buongiorno. Allora, lunedì 3 ottobre, sono le 9:07. Sto qui nel magazzino e ho appena messo la scheda, cioè da qualche minuto ho messo la scheda, sto aspettando di caricare l'aria che dopo un weekend che sta fermo si deve caricare per bene. Allora, stamattina iniziamo tardi, andiamo a scaricare sto semirimorchio che ho caricato venerdì a Mantova. Vado qua a Porto Sant'Epio, poi ritorno, sgancio, vado a fare gasolio, faccio AD blu, mi aggancio il semirimorchio mio che sta qua in magazzino, dovrebbe essere vuoto da quello che vedo perché le gomme non è schiacciate. Settimana sabato mi hanno cambiato quel topless che c'aveva quella perdita, quindi sta a posto. Vado a casa, pomeriggio fatte le 3 ore, dovrei andare a caricare zona comunanza per Ostia, quindi carico e poi mi porto, stasera dovrei riuscire ad arrivare a Ostia, credo. Se ci arrivo, se non ci arrivo non è un problema, ci arriverò domani mattina. Tanto lo scarico è per domani mattina dopo le 8, quindi vabbè. Allora, 17 gradi, cielo leggermente nuvoloso, velato. Vabbè, verso mare è un po' più aperto, verso monte è un po' più grigio. Reduce da un weekend di gare in pista, 2 giorni, mamma mia ragazzi, che mazzata. Va bene, andiamo a scaricare, va. Cominciamo a fare qualcosa, a produrre qualcosa. Allora, sta settimana inizio tardi perché nel weekend avevo questo impegno in pista, avevamo una gara che avevamo organizzato noi come associazione, quindi sabato e domenica impegnati in pista tra gestione dell'impianto, bar, cucina, insomma c'è stata da fare, perché quando si organizza le gare c'hai sempre un centinaio di persone a giro dentro l'impianto, tra piloti, meccanici, accompagnatori e curiosi, quindi c'è un bel da fare nel weekend. Proprio per il fatto che c'avevo questo impegno, io avevo chiesto di rientrare venerdì, di non rischiare di rimanere fuori sabato mattina e di non ripartire lunedì mattina presto, quindi mi ho organizzato il lavoro in modo da farmi rientrare venerdì sera e stamattina ripartire con calma, in modo da averci un po' di tempo per recuperare, perché comunque sia non è che sono stato proprio non sono stato per niente a riposo per fine settimana, cioè ho fatto attività sportiva. Quindi partiamo con calma, adesso andiamo a scaricare e poi ci organizziamo per la ripartenza, se non c'è stato qualche cambiamento, perché ci potrebbe essere stato pure qualche cambiamento. Questo è a Ostia, è un giretto facile, ci sono stato già 3 o 4 volte. Allora gente, sono le 10:18, ho scaricato. Quando stavo a scaricare lì è arrivato un ragazzo, un collega che lavora su una ditta di Corridonia, CHR. Ha detto che mi segue su YouTube, siamo fatti 2 parole e lo saluto. Se guarderà il video, ciao. Va bene, mo vado a riportare il semirimorchio in magazzino e vado a fare gasolio, poi dopo riaggancio il mio e vado a casa. Sto a fare la rotonda qui. Sta a posto.
Allora, stamattina raga è giornata di incontri con i follower. Adesso sono stato a fare gasolio, quando tornavo indietro alla rotonda lì sotto fermo sento una macchina che suona insistentemente e poi vedo una chiamata su Messenger, era Daniele, un ragazzo qua di Fermo che mi segue e che ci sentiamo ogni tanto. E niente, ben visto Daniele, dai, ci avremo occasione, andava di fretta, non ci siamo potuti fermare per stringerci la mano. Allora ragazzi, io sono arrivato in magazzino, ho fatto un pienozzo, 870 litri, ora mi aggancio il semirimorchio, anzi prima mi carico l'acqua sulla tanica e poi mi aggancio il semirimorchio. Allora ragazzi, eccoci qua, sono le 3:15 e sto ripartendo dal magazzino dopo aver fatto le mie 3 ore a casa. Qua davanti c'ho un collega, un altro collega con la macchina che è andato a casa, che è tornato dalla notte. Ah, che bello ragazzi, ripiarsi il rimorchio che porti sempre. La settimana scorsa sono andato girando con un rimorchio e con altro. Vedo l'ora del via il mio. Vabbè, allora andiamo a caricare. Mi aspettano per le 4. Adesso devo andare vicino Comunanza a caricare. Dopo, una volta caricato, vado a più alla Salaria e vado verso Roma. Destinazione per stasera è Ostia Lido e domani mattina si scarica. Allora, eccoci qua, 16:59 e sono ripartito dopo aver caricato. Ci ho messo 33 minuti a caricare. Sono arrivato che era poco dopo le 5:20. Allora, destinazione Ostia Lido, come avevo già detto prima. Ci aspettano domani mattina alle 8 per lo scarico, quindi se ce la facciamo stasera arriva vicino allo scarico, bene. Se non ce la facciamo per qualsiasi altro motivo ci fermiamo e domani mattina alle 8 andiamo a scaricare e non c'è problema. Allora adesso andiamo a Comunanza, poi tagliamo per l'interno, facciamo Rocca Fluvione e andiamo più alla Salaria sopra Ascoli e andiamo a Roma. Oggi rifaccio la Salaria, dopo un anno sarà che non ci passo più. Mi è stato detto da un collega, un amico che fa spessissimo Roma da Ascoli via Salaria,
ci stanno un sacco di cantieri nuovi. Mi ha detto di fare attenzione su alcuni cavalcavia che c'è stato dei dossi importanti, quindi con tutta calma ce ne andiamo a Roma. Area, fatto cena, tornato a più al caffè, fatto un parcheggio volante, tanto devo fare mezz'ora di pausa. Questa è l'area di servizio Feronia, qui a Fiano Romano. Allora, stiamo a 5 ore e 24 di guida complessiva. Adesso andiamo a destinazione, cioè a destinazione. A destinazione non ci potevo andare perché lì davanti non c'è spazio. Però a poche centinaia di metri.
Buongiorno. Allora, sono le 7:30, no, forse qualche minuto dopo. Come avete visto, sto parcheggiato lungo strada qui a Ostia Lido. Sono arrivato ieri sera alle 10:30, quindi dovrebbe essere 7:32. La pausa delle 9 ore sta per finire. Meglio spostarsi, va. Sono le 7:50, sta iniziando a diventare parecchio affollato il parcheggio prima che mi si piazza qualcuno davanti. Qui ieri sera c'era un po' di spazio, però non era proprio libero come stavo là, insomma. Invece là lo so che bene o male ci rimane spazio, perché ci sono venuto più volte qua e passando sempre da lì mi sono reso conto, insomma, sapevo che lì potevo stare più tranquillo. Ieri sera era un deserto, stamattina sembra di stare dentro un formicaio. Allora gente, 9:04, ho scaricato già da un quarto d'ora abbondante, perché alle 8:50 avevamo finito, quindi no, forse anche qualche minuto prima, e sto aspettando che arriva il responsabile che firma le bolle e mette il timbro. E vabbè, pazienza, per fortuna che alle 8 mi aspettava, mi ha scaricato infatti, però no, non c'è stato quello che firma le bolle, perché quello che firma le bolle prima delle 9 non arriva. Dai, speriamo che arriva presto, così ripiamo la strada di casa.
Ah ragazzi, caffettino alla Salaria ce lo vuole. Poi toilet, come dice il fabbro, abbiamo conquistato. Mo' è arrivato sto fenomeno, si è messo in mezzo. Via, si riparte. Allora ragazzi, adesso prima di fermarmi ho chiamato la base in sicurezza per sentire quello che c'era da fare, perché mi aveva detto che non c'avevo ritorno, che dovevo tornare a vuoto, però io chiedo sempre perché non si sa mai, e infatti è scappato fuori che c'è stata una nappia a 2 pancali a Foligno. A Foligno, ha detto che mi deve dare conferma, mi ha mandato già l'indirizzo, sono andato a vedere, non è niente di difficile, è lì vicino zona Foligno Nord, tanto non gliela famo a caricare prima di pranzo perché a mezzogiorno e mezzo chiude, poi seppure però dipende tutto come mi scorre qua. Cioè più che qua tra Terni e Spoleto. Allora gente, è un'ora e mezza che sto fermo, sono quasi le 14, ho fatto pranzo, sono andato alla toilet, ho bevuto un caffè e niente, il ritiro che devo fare a Foligno è confermato. Ho aspettato un po' fermo qua perché alle 2:30 riapre sto posto e non c'è stato tanto spazio davanti, quindi è inutile che andavo lì. Allora ho aspettato un po' in modo che arrivo lì davanti più o meno preciso, entro, carico e vado via. Spero di far veloce. Ancora non c'è sta certezza su quello che devo da fare perché non c'ho le idee chiare su domandarmi. Comunque quando vado giù sicuro si riparte stasera, si cerca di sfruttare un po' le ore che c'è sta ancora. Va bene, andiamo a fare sto giro a Foligno, dai, e sono stato pure troppo tempo fermo, mi sono rilassato troppo.
Allora, avevamo caricato 2 pancali, mannaggia quanto pesava, oh. Vabbè, ho abbassato un po' il trattore, te l'ho mandato giù, non ce lo voglio, stai a aprire per 2 pancali. Comunque, sto posticino bello incastrato. Adesso ritorno a piano sulla strada e vado giù verso Civitanova. Non è proprio una zona bilico friendly, come dico io. Non è proprio tutto sto largo per girare col bilico, però piano piano. Queste canalizzazioni qui, queste proprio micidiali. Queste proprio micidiali. Se non stai tutto a destra, al pelo pure ci sono passato adesso. Allora gente, sono le 17, sono arrivato in magazzino da mezz'ora, nemmeno. Ho scaricato quei 2 pancali che ho preso a Foligno, ho sganciato il semirimorchio e ora ho un paio d'ore libere, un'oretta e mezza. Faccio una scappata veloce a casa, mi do una rinfrescata, ripiglio qualcosa da portarmi via e poi dopo torno. Dovrebbe arrivare il semirimorchio carico per quando rientro, cioè per quando ritorno qua. Aggancio e vado a Rimini. Questa sera tappo a Rimini, porto sul semirimorchio un collega, scambiamo, resto lì, faccio cena lì, dormo lì, domani mattina vengo giù. Quindi questo è per concludere la giornata. Andiamo a casa. Allora ragazzi, 18:28, stiamo ripartendo.
Allora gente, sono le 11:23, per l'esattezza 23:04, sono rientrato negli alloggi in Gavina da poco. Fatto cena qua a Rimini Nord da Tolemaide. Menù del giorno 14 euro, primo, secondo, contorno, acqua, vino, caffè. Buonissimo, anche stasera carbonara, scaloppine ai funghi, erbette ripassate.